Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Le espressioni facciali sono una parte fondamentale della comunicazione, in quanto ci permettono di aggiungere delle sfumature a quello che stiamo dicendo con le parole. Però ho notato, parlando con i miei studenti, che molto spesso mancano proprio le parole, le frasi per descrivere queste espressioni facciali. Perciò in questo video ve le darò tutte, o perlomeno quelle delle espressioni più famose, quelle che facciamo più spesso mentre parliamo. Accigliarsi, corrucciarsi, aggrottare le sopracciglia, che poi sono queste. Tutti e tre questi verbi indicano la stessa espressione che usiamo, che facciamo in varie occasioni. Per esempio, può essere un segno di concentrazione, oppure di preoccupazione, di rabbia e talvolta anche di dispiacere. E non facciamo altro che muovere i muscoli del viso per avvicinare tra loro le sopracciglia, contraendo anche la fronte, che forse non è il massimo per le rughe. Fare l'occhiolino o, un po' meno comune, strizzare l'occhio. E chiaramente consiste nel chiudere uno dei due occhi per un breve periodo di tempo, lasciando l'altro aperto. E questo lo facciamo tutti molto spesso. Il più delle volte è un segno di intesa che indica un momento di contatto visivo tra due persone che invia o fa intuire un messaggio senza che gli altri possano capire. Ecco perché è intesa solo tra me che lo faccio e la persona a cui è rivolto, e solo noi sappiamo il significato vero di quell'occhiolino, quindi c'è intesa tra noi. Tutti gli altri non possono capire, non possono sapere. Però si usa anche molto spesso per sottolineare che si sta scherzando. Per esempio, se uno straniero parla veramente molto bene in italiano, io posso dire: wow, il tuo italiano è veramente pessimo. Per dire, ovviamente sto scherzando. Altrimenti, in Italia almeno, l'occhiolino può anche essere un segno di ammiccamento, quando si vuole provare a sedurre o conquistare qualcuno. Anche se dubito che questo tipo di gesto possa veramente avere successo. Voi che ne dite? Ancora, qualche volta si usa l'espressione fare l'occhiolino con un senso figurato, ma sempre per indicare una certa intesa tra le parti. Per esempio, prendiamo il titolo di questo articolo. Si sta dicendo che quelle riviste scientifiche hanno una certa intesa, una certa complicità, quasi uno scambio di interessi con le pseudoscienze. Comunque, so che l'occhiolino in alcune culture è considerato un gesto maleducato, quindi sono molto curiosa di sapere la vostra opinione. Fatemi sapere nei commenti come è visto l'occhiolino nel vostro paese. Sgranare gli occhi. Rimanendo un po' sulle espressioni che coinvolgono gli occhi, sgranare gli occhi significa spalancarli, aprirli tanto, per sorpresa o terrore, facendoli quasi uscire dalle orbite. Fulminare con lo sguardo. A chi non è mai successo di trovarsi in una situazione in cui un amico sta parlando un po' troppo,
magari sta raccontando cose troppo imbarazzanti che avete fatto insieme e che voi non volete che si sappiano. Bene, in questi casi probabilmente ci sono molte cose che volete dirgli o fargli, però forse la cosa più discreta ma efficace è fulminarlo con lo sguardo. Quindi comunicargli con un'occhiata parecchio cattiva e aggressiva, che farebbe meglio a tacere se non vuole rischiare di dover fare i conti con la nostra ira. Mettere o tenere il broncio. Come avete potuto vedere, quando si mette il broncio si aggrottano le sopracciglia, ma non solo. Si acciglia in realtà l'intero volto per mostrare all'altra persona che siamo arrabbiati con lei. Oppure con il broncio possiamo comunicare che ci siamo offesi in qualche modo e che non abbiamo intenzione di parlarne. È considerato un gesto un po' infantile. Spesso lo si accompagna anche con le braccia incrociate. E magari tra adulti lo si può utilizzare, ma solo in un senso un po' scherzoso e ironico. Fare la linguaccia. Anche questa è generalmente una cosa che fanno i bambini, o comunque è considerato un gesto piuttosto infantile. Infatti i bambini la fanno spesso quando si offendono e quindi un po' per dispetto tirano fuori la lingua, quasi come a dire: ah sì? Mi rimproveri? E io ti faccio questo. Invece poi più avanti, quando si cresce, si utilizza un po' la linguaccia magari come forma di scherno, presa in giro, fatta in modo scherzoso, quindi non deve essere presa troppo sul serio. Quando facciamo la linguaccia è un po' come se dicessimo: ah ah ah, io ce l'ho fatta e tu no. Per esempio, se io mangio l'ultimo pezzo di torta al cioccolato e a mio fratello non rimane niente, posso fargli una linguaccia. Come a dire: ah ah, io ho mangiato la torta e tu no. Fare una smorfia. Fare una smorfia non indica un'espressione specifica, precisa. Fare una smorfia significa semplicemente muovere la bocca, gli occhi e in generale la faccia per esprimere diverse emozioni: dolore, disgusto, gioia, avversione, noia, sconcerto, delusione, confusione. Se mangio una cosa che non mi piace, posso fare... Se qualcuno sta facendo un discorso noioso, posso fare... Se qualcuno mi dice una cosa strana e io sono un po' confusa, non so se crederci, se non crederci, e non capisco bene, posso fare... Ma in realtà si possono fare anche delle smorfie un po' divertenti solo per far ridere qualcuno, per esempio i bambini piccoli. Al plurale invece, quindi l'espressione fare le smorfie, può anche assumere un altro significato, e cioè fare atti un po' svenevoli, avere un atteggiamento affettato, nel senso di troppo strutturato, troppo finto, tanto dolce da risultare stucchevole. Arricciare o storcere il naso. E il sentimento generale che questa espressione esprime è disgusto. Deriva proprio dal gesto fisico che noi facciamo.
stringendo un po' il naso. Solitamente quando sentiamo un odore poco gradevole, ma in realtà si può storcere il naso anche in generale come segno di repulsione, disapprovazione nei confronti di qualcuno o qualcosa che non ci va particolarmente a genio. Sogghignare significa sorridere oppure ridacchiare, ma in maniera maliziosa. Lo si fa soprattutto quando si è felici di qualcosa, ma non si può o non si vuole darlo a vedere, perché non è una cosa buona per tutti, ma solo per noi. Per esempio, se sto guardando la finale di Champions League con altre 10 persone e io tifo per una delle squadre, mentre tutte le altre persone che sono con me tifano per l'altra squadra e poi la mia squadra vince, io sogghigno perché io sono felice, però ecco, è una cosa positiva solo per me e non posso troppo farlo vedere agli altri. Arrossire. Questa è ovviamente un'azione più involontaria che non possiamo veramente controllare e consiste ovviamente nel diventare rossi in faccia, principalmente sulle guance, generalmente per imbarazzo o comunque in generale quando ci sentiamo a disagio in una certa situazione. Però c'è da dire che si arrossisce anche in altri contesti, per esempio quando ci si arrabbia molto, quando si ride troppo o quando si piange. Insomma, generalmente il rossore in volto è associato a forti emozioni. Mordersi le labbra. Anche questa azione ha più di un significato, però è molto comune come segno di stress o ansia. Per esempio, è molto probabile che qualcuno lo faccia quando deve fare un esame, quindi prima dell'esame o prima di un colloquio. Però può anche essere un segno di attrazione. Se la persona con cui stiamo parlando tende a mordersi il labbro o leccarsi il labbro, può significare che è attratta da noi. Ovviamente non sempre, insomma dovete un po' leggere anche gli altri segnali per evitare equivoci. Oppure ci si morde il labbro per trattenersi dal fare qualcosa, per esempio per trattenersi dal ridere in una circostanza in cui non si dovrebbe ridere, o per trattenersi dal fare un commento poco piacevole, o in generale per trattenersi dal mostrare troppo le proprie emozioni. Alzare gli occhi al cielo. Beh, questa espressione veramente descrive proprio il gesto, perché è quello che si fa. Si portano gli occhi al cielo, come segno che qualcosa o qualcuno non ci va a genio. Infatti spesso lo si fa quando si è irritati, infastiditi, quando proprio non se ne può più. Per esempio, se stiamo discutendo con una persona che vuole avere ragione a tutti i costi e che non è disposta ad ascoltarci, ascoltare anche le nostre ragioni, possiamo farlo, perché non ne possiamo più, non la sopportiamo più. E chiaramente la persona può anche arrabbiarsi, perché lo scopo di questo gesto è proprio far capire al nostro interlocutore che non siamo d'accordo con quello che viene detto o che siamo annoiati, che proviamo fastidio. Spero che voi non alziate gli occhi al cielo quando guardate i video di Lernamo, fatemelo sapere nei commenti e spero che invece voi vi divertiate. Vuoi sfoggiare con orgoglio il tuo amore per la lingua e la cultura italiana? Passa dal nostro negozio online, Lernamo Collection,
e scegli l'accessorio o il capo d'abbigliamento che fa più al caso tuo. Il link per il negozio è in descrizione. Detto questo, vi ricordo che se invece volete delle espressioni per descrivere la personalità di qualcuno, espressioni che però sono connesse in qualche modo con gli animali, quindi molto simpatiche, vi consiglio di guardare il video dedicato proprio a quell'argomento che trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. E vi ricordo anche che in descrizione trovate un video molto simile a questo, i verbi che descrivono, che indicano i suoni che facciamo con la bocca. È molto interessante. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Non dimenticate anche di lasciare un bel mi piace perché ci aiuta molto, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!